Io ve l'avevo quasi detto. Appena finito l'evento Apple e sono state presentate un bel po' di novità, non tante come si aspettava, però c'è un bel po' di carne al fuoco. Partiamo subito con il nuovo colore di iPhone 12 che sarà viola e sarà disponibile dal 30 aprile. Nessun rumors ne aveva parlato e nessuno se lo aspettava, me compreso, soprattutto perché per la questione che siamo già al 30 aprile e verso settembre già iniziano a farsi vedere i nuovi iPhone. Sarà forse una buona mossa strategica di marketing da parte di Apple? Finalmente, dopo anni, e dico anni di rumors, abbiamo AirTag, dove c'è stata una presentazione un po' molto diciamo veloce, però le immagini che ha fatto Apple per poter cercare le chiavi per esempio di casa sono veramente molto belle, come sempre alla fine. E finalmente abbiamo il nuovo AirTag che serve semplicemente per ritrovare gli oggetti che abbiamo per caso perso, come ad esempio le chiavi. Banalmente può essere semplicemente un portachiavi dove praticamente questo piccolo oggettino vi dice dove è esattamente, e tramite iPhone vi dice addirittura dove esattamente si posiziona e quanti metri, quanta distanza, e addirittura con la freccetta vi indica dove poter andare l'oggetto che avete perso. Sarà ordinabile da questo venerdì e poi ovviamente sarà spedito dal 30 aprile. Tra l'altro ci sono due opzioni di acquisto, tra cui una, cioè acquistarne soltanto uno, oppure acquistarne 4. I prezzi ve li lascio qua sopra in sovraimpressione perché ora non ce li ho, sicuramente escono tra poco nel sito Apple perché ancora non l'hanno aggiornato, ma andiamo avanti. Esce anche la nuova Apple TV 4K aggiornata con il chip A12, e funzionalità che mi ha molto interessato è quella di poter bilanciare tramite iPhone e ovviamente tramite Apple TV quelli che sono i colori delle diverse TV che si possono connettere ad Apple TV, appunto, semplicemente utilizzando il sensore, da quello che ho capito, dell'iPhone. Basta semplicemente diciamo appoggiarlo allo schermo della televisione e in automatico la Apple TV bilancerà tutti i colori nel miglior dei modi, così da avere una fruizione dei contenuti al 100%, perché ovviamente dipende essenzialmente dal pannello della televisione che si ha. Il pre-order della Apple TV si potrà avere dal 30 aprile, sarà disponibile da metà maggio. Anche qua i prezzi li vedete qua, insomma. Super novità, anzi per metà, perché pensavamo, anzi i vari rumors, i leak pensavano di avere anche due versioni del nuovo iMac, ma invece ce ne troviamo, diciamo tra virgolette, solo una. Invece del 21,5 pollici ci troviamo il nuovo iMac da 24 pollici con un design veramente super mega bello, mi piace veramente tanto perché è super sottile e dei colori che sono molto freschi tra virgolette, che sicuramente uno dei colori più belli a parere mio, e qua non si discute, è sicuramente l'arancione. E addirittura la stessa Apple ha detto che le dimensioni di questo nuovo iMac sono di ben il 50% in meno rispetto alla versione precedente, che non è per niente male. Il display è un 4,5K da 24 pollici con una luminosità che arriva fino ai 500 nits e ovviamente il True Tone. È stata aggiornata anche la camera frontale dell'iMac con una camera da 1080p e ci sono anche 3 microfoni per sentire meglio. Questa dotazione però dovrebbero metterla su tutta la linea Mac perché sarebbe anche ora. Le aspettative dal lato GPU, perché vi ricordo che questo nuovo iMac monterà il chip M1, le aspettative rispetto alla versione precedente da 21,5 pollici sono molto alte. Si dice che si possono avere addirittura 4 livelli di video editing in 4K e in teoria dal punto di vista della GPU dovrebbe essere 2 volte più veloce rispetto alla versione
precedente quella migliore, tra virgolette. Sotto questo punto di vista sarà molto interessante andare a vedere, perché sono molto curioso. Le porte sono 4 Type-C, di cui 2 Thunderbolt, e il cavo Ethernet non si collegherà direttamente dietro all'iMac, ma si collegherà, diciamo, nel bussolotto dove passa l'alimentazione, così da avere soltanto un unico cavo per avere uno stile, diciamo, minimal sulla scrivania. E oltre a ciò, oltre all'iMac, ci sono anche delle piccole novità, come ad esempio la tastiera o il mouse, dove addirittura nella tastiera, se non ricordo male, ci sarà anche il Touch ID. Gli ordini saranno disponibili dal 30 aprile e sarà disponibile, ovvero fisicamente, da metà maggio. Anche qua i prezzi ve li metto qua sopra, e se non ricordo male ci sono ben 2 versioni. Parliamo ora di iPad Pro, perché tutti si aspettavano che l'iPad Pro fosse veloce quanto il chip M1, ma invece Apple ha portato direttamente il chip M1 sull'iPad Pro. Novità che mi ha stupito veramente tanto, perché sinceramente non me lo sarei mai aspettato, ed è un qualcosa veramente di nuovo. Questo può anche andare a significare che, diciamo, l'unione, quella che potrebbe essere futura dei sistemi di iPadOS o macOS, sembra, o anche addirittura di iOS, sembra più vicine tra di loro. Dal punto di vista della CPU è sempre 8 core, ormai l'M1 lo conosciamo bene, e si dice che sia, almeno da quello che ha detto Apple, che sia il 50% più veloce rispetto alla versione precedente. E per quanto riguarda dal punto di vista GPU, ci sono 8 core, che sarebbe anche da fare un piccolo discorso qua, perché se andiamo a vedere per esempio il MacBook Air base, diciamo che ha castrato soltanto un core di GPU e ne ha ben 7 utilizzabili, invece qua ne abbiamo tutti 8 disponibili. È un bel discorso da fare anche per la questione se prendersi casomai un MacBook Air o un iPad Pro per fare tutto alla fine. E vi dicevo che dal punto di vista della GPU Apple ha affermato che sarà più veloce del 40% rispetto alla versione precedente. Novità che riguarda anche l'archiviazione, perché si può arrivare fino a 2 tera di storage, e abbiamo anche la nuova Thunderbolt e ovviamente, mi sembrava anche abbastanza scontato, la connettività nella versione cellular del 5G. Per quanto riguarda le camere, sono state migliorate, diciamo un po' le solite cose, ma soprattutto diciamo che sono state introdotte delle nuove app per poter utilizzare ancora di più dal punto di vista del sensore LiDAR. La differenza che vi ho riportato qualche mese fa, non mi ricordo quanto tempo fa, tra 11 pollici e 12,9 pollici sta proprio nel display. Nel 12,9 pollici infatti sarà un Liquid Retina XDR display con la tecnologia mini LED. Ci saranno ben oltre 10.000 mini LED sotto a questo pannello, ovviamente per migliorare la luminosità, i colori, ma soprattutto la fluidità, e con un picco di luminosità che arriva addirittura a 1600 nit. Per quanto riguarda, diciamo, gli accessori, ma anche delle funzionalità di Apple, finalmente sarà implementata su Scribble la lingua italiana, quindi quando per esempio vogliamo scrivere con Apple Pencil su un sito web, finalmente ce lo prende. E tra l'altro, piccola novità, che la Magic Keyboard sarà disponibile anche in colore bianco. I pre-order partono dal 30 di aprile, sarà disponibile anche lui da metà maggio. Bene, forse le novità per quanto riguarda questo evento Apple non erano tantissime come molti si aspettavano anche per esempio l'iPad mini o addirittura un Apple Pencil di terza generazione, ma anche l'iMac da 27 pollici. A quanto pare Apple vuole un po' agire un po' più cautamente. Se sei arrivato fino a qua, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like, così siamo sempre di più. Seguimi anche sul canale Telegram, che qualche volta metto qualche offerta di Amazon, e seguimi anche sul mio profilo Instagram. Buona continuazione su YouTube. Fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi di questi nuovi prodotti Apple e cosa ti saresti aspettato, e noi ci vediamo con un prossimo video.